Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio volevo parlare del modo di dire è una passeggiata. Ve lo dico così alla terza persona singolare perché comunque è un modo di dire che si usa soltanto alla terza persona singolare, quindi non è sono una passeggiata, non è sei una passeggiata, quindi non vi dico l'infinito ma vi dico il modo di dire così come viene usato. È una passeggiata. Vi premetto che questo video sarà brevissimo perché questo modo di dire è veramente semplice da spiegare. È una passeggiata significa è facilissimo, è veramente facile. Quindi viene usato per indicare che qualcosa è veramente facile o semplice, cioè c'è qualcosa da fare, questa cosa viene definita una passeggiata, significa che la persona che l'ha definita in questo modo ritiene che questa cosa sia facilissima, sia una cosa veramente semplice da fare. Per esempio, uno potrebbe dire, ah sì, ma quell'esame è una passeggiata. Che significa? Quell'esame è facilissimo. Qui intendo esame di università, quindi se qualcuno dice che un esame universitario è una passeggiata, vuol dire che secondo lui quell'esame è facilissimo, cioè non è un esame difficile. In altre parole, è una passeggiata significa che qualcosa non richiede particolare sforzi, non richiede particolare impegno, non è qualcosa di impegnativo, di difficile, insomma è qualcosa che si fa con poca fatica. Io ho fatto l'esempio dell'esame, se l'esame è una passeggiata vuol dire che non bisogna studiare più di tanto, cioè l'esame è facile. O magari c'è qualcosa che dovete fare, voi siete preoccupati, pensate che sia una cosa difficile, ne parlate con un vostro amico e lui vi dice ma no, ma non preoccuparti, vedrai che sarà una passeggiata. Che significa? Vedrai che sarà semplicissimo. In questo senso il modo di dire è una passeggiata è analogo al modo di dire è come rubare delle caramelle a un bambino, cioè indica che qualcosa è veramente facile da fare. Poi va anche detto che c'è il modo di dire non è una passeggiata, cioè noi possiamo dire di qualcosa non è una passeggiata. Per esempio io posso dire, ritornando all'esempio di prima, quell'esame non è che sia proprio una passeggiata, oppure quell'esame non è una passeggiata. Cosa significa? Quell'esame non è facilissimo, non è semplicissimo, bisogna impegnarsi. Oppure per riferirci a qualcosa che noi già prevediamo che sarà difficoltoso, possiamo dire non sarà una passeggiata, ma penso che alla fine riusciremo a fare questa cosa. Che significa non sarà una passeggiata? Significa che non sarà una cosa semplice, ci saranno dei problemi, sarà una cosa un attimo difficoltosa, comunque richiederà impegno e così via. Forse vi starete chiedendo perché si dica non è una passeggiata oppure è una passeggiata. Il verbo passeggiare sicuramente lo conoscete. Il verbo passeggiare sottolinea il fatto che una persona cammina per svago, non il fatto che una persona cammina per andare da un punto A a un punto B, ovvero, per dirla in altri termini, passeggiare non sottolinea tanto il fatto che noi andiamo a piedi, ma sottolinea il fatto che noi camminiamo per svago. Quindi passeggiare racchiude in sé l'idea di fare qualcosa, una camminata, per svago, non tanto perché ci interessa spostarci da A a B. Di solito una persona passeggia senza meta oppure fa un giro di qualcosa, attraversa il parco, fa il giro del parco, così via. Insomma, passeggiare vuol dire camminare per svagarsi e quindi camminare senza stancarsi, non andando di corsa, quindi senza fare sforzo. Quindi per questo motivo si dice una passeggiata, cioè è qualcosa di rilassante, qualcosa che non richiede sforzo, qualcosa che non ci stanca, qualcosa che in realtà è rilassante. In questo senso è una passeggiata, vuol dire che è qualcosa che non richiede particolari sforzi, qualcosa che al contrario ci permette di rilassarci, qualcosa che sicuramente non è impegnativo. Ci tenevo a fare questa precisazione sul verbo passeggiare perché ho notato che alcuni stranieri che studiano italiano lo usano in modo improprio, cioè per dire per esempio ho passeggiato da casa mia fino al Duomo, oppure ho passeggiato da casa mia alla stazione centrale, quando in realtà vogliono dire sono andato a piedi da casa mia alla stazione centrale. Per esempio, mi è capitato magari di chiedere a una persona, ah, ma come sei andato? Oppure come sei andata dalla stazione centrale a casa tua? E questa persona mi ha risposto passeggiato. Allora, probabilmente questa persona voleva dire sono andato oppure sono andata a piedi. Per esempio, mi è capitato di chiedere a una persona, ma come vai di solito in università? E questa persona mi ha risposto,
passeggio. Ora, in questo caso, probabilmente questa persona voleva dire vado a piedi, cioè come vai all'università ci vado a piedi, e ha usato il verbo passeggiare. Probabilmente non voleva dire, cioè cammino per svagarmi, ma voleva dire cammino, cioè vado a piedi, ci vado a piedi. Ecco, in questo caso sarebbe meglio dire ci vado a piedi oppure vado a piedi, perché se noi usiamo il verbo passeggiare c'è questa componente di camminare per svago, senza fretta, per rilassarci. Ecco, passeggiare di solito non è andare con una meta e non sottolinea il fatto che andiamo a piedi, ma sottolinea, come dicevo, il fatto che lo facciamo per svagarci. Quindi passeggiare è un po' come dire fare due passi, cioè non importa dove, l'importante è che lo fai rilassato per rilassarti. Ecco, spero che sia tutto chiaro. Detto ciò, vi saluto.